Se il forno elettrico di tipo statico o ventilato non si accende o non funziona, sappiamo che ci sono dei componenti che possono essere responsabili di tale malfunzionamento. In questo video vedremo come eseguire una verifica per capire se il responsabile di tale condizione può essere il commutatore. Per eseguire la verifica del commutatore, la prima cosa che è necessario fare è identificare, ovviamente stacchiamo come prima cosa la spina di alimentazione elettrica, successivamente identifichiamo i fili che sono in entrata, quindi dal filo di alimentazione, quindi il filo blu e il filo marrone che portano la corrente al commutatore, quindi li seguiamo durante il loro percorso che porta il filo blu direttamente sul commutatore in questa posizione qua, mentre il filo marrone che passa, come abbiamo visto già nel video relativo al termostato di sicurezza, ritorna e quindi poi a sua volta arriva al commutatore in questa posizione qua. Quindi una volta che abbiamo identificato questi due fili possiamo iniziare a eseguire il test sul commutatore. Ovviamente il commutatore può essere già verificato ad occhio inizialmente, quindi se sono presenti delle bruciature sui vari agganci dei faston che ci possono per l'appunto far capire immediatamente che non è funzionante, quindi in quel caso possiamo ovviamente sostituirlo o eventualmente nel caso in cui non ci siano delle bruciature o comunque funzioni parzialmente, quindi ci sono delle funzioni del forno che vanno e altre no, questo può essere imputabile proprio al commutatore e pertanto vediamo come capire quale parte del commutatore non sta funzionando. Questo tipo di verifica andrebbe eseguita verificando se sui fili arriva la corrente elettrica, pertanto è un intervento che potremmo eseguire utilizzando un tester e verificando se arriva la corrente, però per lavorare ancora più in sicurezza eseguiremo questa verifica utilizzando il tester nella scala degli ohm. Per fare questa prova dobbiamo mettere in comunicazione i due poli, possiamo utilizzare una pinza a coccodrillo facendo questo tipo di lavoro, o eventualmente se non disponiamo di una pinza a coccodrillo possiamo utilizzare un cavetto sul rame sfilacciato nelle estremità in modo tale da unire queste due parti in questo modo qua. Fatto questo accendiamo il tester sul buzzer, sul cicalino, in modo tale da fare le verifiche sul commutatore. La prima verifica che dobbiamo fare è stabilire se sui due fili che portano la corrente al commutatore c'è continuità, quindi ecco, da qua in poi il commutatore nel momento in cui subisce, cioè nel momento in cui facciamo delle impostazioni sul selettore, in questo caso la luce del forno, manderà la corrente direttamente tramite degli altri fili alla luce del forno. Quindi la verifica che dobbiamo seguire ora, una volta che abbiamo seguito i fili, stacchiamo i due faston e sempre con il tester infiliamo i faston in uno, ecco, e in un altro, cioè ovvero i puntali del tester in uno e in un altro faston che alimentano la luce. Se noi ad esempio in questo caso che abbiamo la continuità andassimo a chiudere, ecco, possiamo vedere come la continuità viene interrotta, quindi in questo caso possiamo stabilire che dal commutatore fino alla luce del forno la corrente può arrivare tranquillamente, quindi non c'è nessun tipo di problema, nessun tipo di impedimento. Lo stesso tipo di intervento dobbiamo fare sulle altre parti del forno, quindi spostiamo ancora la selezione sulle resistenze sopra e sotto e possiamo eseguire lo stesso tipo di verifica. Quindi sganciamo i faston di alimentazione della resistenza, quindi la parte, in questo caso stiamo prendendo la resistenza esterna,
Il controllo va eseguito sempre sui faston, in quanto se noi andassimo a mettere i puntali direttamente sul faston collegato, potremmo in quel caso, anche se c'è un problema di alimentazione da parte del commutatore, rilevare una continuità, ma che è una continuità della resistenza elettrica e quindi non dal commutatore. Infiliamo quindi, nel caso comunque siano arrugginiti, troviamo un punto in cui possiamo avere un contatto buono, o eventualmente puliamo la ruggine e posizioniamo un puntale quindi su un terminale del faston e l'altro puntale sull'altro terminale, in questo modo qua. Ecco, anche in questo caso abbiamo visto, quindi possiamo stabilire che c'è una continuità. Se andassimo ovviamente anche in questo caso a spostare la manopola, a chiuderla, ecco, ora che l'abbiamo chiusa non abbiamo più nessun segnale, quindi la riattiviamo. Perfetto. Allora, in questo caso abbiamo eseguito le verifiche quindi sui vari componenti dove di volta in volta viene mandata la corrente, quindi viene switchata, e una volta che eseguiamo quindi tutte le verifiche sugli altri componenti, eventualmente anche sulle resistenze inferiori, che avviene allo stesso modo, possiamo stabilire quindi che il commutatore non è funzionante in dei punti, o comunque in generale che non è funzionante, e procedere eventualmente con la sua sostituzione.